Buongiorno a tutti cari amici e amiche, ben ritrovati nel mio canale del Giramondo dei Fornelli. Oggi prepareremo insieme una ricetta che ha origini antichissime. Pensate che ha più di 800 anni. Le muffolette sono dei tipici panini tondi ricoperti di semini di sesamo e vengono consumati tradizionalmente la mattina del 2 novembre. Che è il giorno dei morti, per ricordare i nostri cari. Vengono farciti con acciughe, olio d'oliva, pomodoro e caciocavallo. Si possono congelare tranquillamente. Nel momento in cui li volete consumare, vi basterà toglierli dal freezer la mattina per poi consumarli la sera. Non occorrerà metterli dentro al forno perché sennò tendono poi a indurirsi. Come sempre gli ingredienti li troverete in descrizione e adesso andiamo a vedere che cosa ci servirà per questi panini. Gli ingredienti che ci serviranno sono 1 chilo di farina rimacinata, 1 chilo di farina di Manitoba, 15 g di lievito di birra fresco, 40 g di sale, 120 g di olio di oliva, 1 litro di acqua, 4 cucchiai di miele e dei semi di sesamo. Per prima cosa prendete il lievito e scioglietelo in mezzo bicchiere d'acqua. Successivamente nella planetaria unisci le due farine, il lievito sciolto e l'acqua poco alla volta. Aggiungete il sale e il miele. Inserite piano piano l'olio d'oliva e fate lavorare l'impastatrice fino al completo assorbimento dell'olio. Ungi leggermente il piano di lavoro e trasferisci l'impasto. Continua a lavorarlo a mano con movimenti decisi fino a ottenere una consistenza liscia ed elastica. Coprite e lasciate riposare l'impasto per 15 minuti. A questo punto potete trasferire il vostro impasto in un contenitore ermetico. Coprite il tutto e mettete il contenitore a lievitare in forno spento per almeno 2-3 ore. Passate le 3 ore, riprendo l'impasto e formo delle pezzature da 100-120 grammi. Ho formato tutti i panetti e dopo averli leggermente schiacciati con le mani, li passo prima in una miscela di acqua e olio e poi li tuffo nel sesamo, così da ricoprirli completamente. In ultimo li sistemo nella teglia ben distanziati, pronti per ultimare la lievitazione. Adesso andremo a rimetterli in forno spento con la luce accesa e aspetteremo il loro raddoppio. Ci vorranno almeno 2-3 ore. Sono passate 2 ore e mezzo, i panini si sono raddoppiati, adesso li andiamo a tirare fuori dal forno. Come vedete si sono raddoppiati, hanno finito la loro lievitazione. Adesso andiamo ad accendere il forno a 200 gradi e li metteremo a cuocere per circa 20 minuti.